Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Actisino Johnson Johnson SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Actisino? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Actisino durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Actisino? Actisino è un farmaco a base del principio attivo ibuprofene più pseudoefedrina, appartenente alla categoria degli analgesici FANS più decongestionanti e nello specifico altri preparati per le malattie da raffreddamento. È commercializzato in Italia dall'azienda Johnson Johnson SpA. Actisino può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Actisino 200 mg più 30 mg 12 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Johnson Johnson SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: ibuprofene più pseudoefedrina. Gruppo terapeutico: analgesici FANS più decongestionanti. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: trattamento sintomatico della congestione nasale associata a rinosinusite acuta di sospetta origine virale con cefalea e/o febbre. Actisino è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 15 anni. Posologia: adulti e adolescenti di età pari o superiore a 15 anni. 1 compressa, equivalente a 200 mg di ibuprofene e 30 mg di pseudoefedrina cloridrato, ogni 6 ore se necessario. Per sintomi PA intensi, 2 compresse, equivalenti a 400 mg di ibuprofene e 60 mg di pseudoefedrina cloridrato, ogni 6 ore se necessario, fino a una dose giornaliera totale massima di 6 compresse, equivalenti a 1200 mg di ibuprofene e 180 mg di pseudoefedrina cloridrato. Non superare la dose giornaliera totale massima di 6 compresse, equivalenti a 1200 mg di ibuprofene e 180 mg di pseudoefedrina cloridrato. Per uso a breve termine. La dose efficace PA bassa deve essere usata per il periodo PA breve necessario ad alleviare i sintomi, vedere paragrafo 4. Nel caso di peggioramento della sintomatologia, deve essere consultato il medico. La durata massima del trattamento ha 4 giorni per gli adulti e 3 giorni per gli adolescenti a partire da 15 anni di età. In situazioni in cui i sintomi consistono prevalentemente in dolore/febbre o congestione nasale, preferire la somministrazione di prodotti contenenti un singolo principio attivo. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti utilizzando la dose minima per il periodo di tempo minimo necessario al controllo dei sintomi, vedere paragrafo 4. Popolazione pediatrica. Actisino ha controindicato nei pazienti pediatrici di età inferiore a 15 anni, vedere paragrafo 4.3. Modo di somministrazione per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere, non masticate, con abbondante quantità di acqua, preferibilmente durante i pasti. Controindicazioni: ipersensibilità all'ibuprofene, alla pseudoefedrina cloridrato, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6. 1. Pazienti di età inferiore a 15 anni. Donne nel terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Madri che allattano al seno, vedere paragrafo 4.6. Pazienti che hanno mostrato in precedenza reazioni di ipersensibilità, esempio broncospasmo, asma, rinite, angioedema o orticaria, conseguenti all'impiego di acido acetilsalicilico o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Anamnesi di sanguinamento o perforazione gastrointestinale correlati a una precedente terapia con FANS.
Episodi attivi o anamnesi di ulcera peptica / emorragia ricorrente, 2 o più episodi distinti di ulcerazione o sanguinamento dimostrati. Sanguinamento cerebrovascolare o di altra natura. Anomalie ematopoietiche inspiegabili. Insufficienza epatica grave. Insufficienza renale grave. Insufficienza cardiaca grave, NIA classe IB. Gravi disturbi cardiovascolari, coronareopatia, malattia cardiaca, ipertensione, angina pectoris, tachicardia, ipertiroidismo, diabete, feocromocitoma. Anamnesi di ictus o presenza di fattori di rischio per l'ictus, a causa dell'attività I più meno, simpatico-mimetica della pseudoefedrina cloridrato. Rischio di glaucoma ad angolo chiuso. Rischio di ritenzione urinaria correlata a disturbi uretroprostatici. Anamnesi di infarto del miocardio. Anamnesi di convulsioni. Lupus eritematoso sistemico. Uso concomitante di altri agenti vasocostrittori utilizzati come decongestionanti nasali, somministrati sia per via orale sia per via nasale, esempio fenilpropanolamina, fenilefrina ed efedrina, e metilfenidato, vedere paragrafo 4, 5. Uso concomitante di inibitori della monoaminoossidasi, IMAO, non selettivi, i proniazide vedere paragrafo 4, 5, o uso di inibitori della monoaminoossidasi entro le ultime 2 settimane. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Evitare l'uso concomitante di actisino con altri FANS, compresi gli inibitori selettivi della ciclossigenasi, COX-2. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti utilizzando la dose minima efficace per il periodo di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Combinazione di pseudoefedrina con possibile reazione IMAO non selettivi, iproniazide. Ipertensione parossistica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Actisino insieme ad altri farmaci come aerosacidoacetilsalicilico Angelina Euro, aerosacidoacetilsalicilico Doc Generica Euro, aerosacidoacetilsalicilico più acido ascorbico Copa Euro, aerosacidoacetilsalicilico Ega Euro, aerosacidoacetilsalicilico più vitamina C Angelina Euro, aerosacidoacetilsalicilico e vitamina C Zentiva Euro, aerosacidoacetilsalicilico CRTA, compressa gastroresistente a Euro, aerosacidoacetilsalicilico IFMA Euro, aerosacidoacetilsalicilico Milana Euro, aerosacidoacetilsalicilico Teva Italia Euro, aerosalgopirina Euro, aerosalcaifera Euro, aerosantireumina Euro, aerosascriptina Euro, aerosaspirina acto dolore e infiammazione Euro, aerosaspirina K Euro, aerosaspirina, compressa Euro, aerosaspirina dolore e infiammazione Euro, aerosaspirina e ferv. Più vitamina C, granulato a Euro, aerosaspirina, granulato a Euro, aerosaspirina influenza naso chiuso a Euro, aerosaspirina rapida a Euro, aerosaspirinetta a Euro, aerosbroncodualto seguola a Euro, aeroscardioaspirina Euro, aeroscardiolala Euro, aeroscarina Euro, aerosclopidogrele acido acetilsalicilico Milana Euro, aeroscoumedina Euro, aerosduoplavina Euro, aerosfrobeflua Euro, aerosistantala Euro, aerosneonisidina K Euro, aerosneonisidina Euro, aerosintroma Euro, aerosvivina Euro, aerosvivinca Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere actisino durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere actisino durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso di questo medicinale è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza. Durante il primo e il secondo trimestre deve essere somministrato solo se chiaramente necessario e sotto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Actisino altera in modo trascurabile o moderato la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti che manifestano capogiri, allucinazioni, cefalee insolite e disturbi della vista o dell'udito devono evitare di guidare e usare macchinari. L'assunzione di una singola dose o l'uso a breve termine di questo medicinale normalmente non richiedono l'adozione di precauzioni speciali.
Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comunemente osservate correlate all'ibuprofene sono di natura gastrointestinale. Potrebbero verificarsi ulcere peptiche, perforazione o sanguinamento giri, anche fatali, particolarmente nei soggetti anziani. Vedere paragrafo 4. A. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Gli effetti clinici del sovradosaggio sono più probabilmente dovuti alla pseudoefedrina cloridrato piuttosto che all'ibuprofene in questo medicinale. Gli effetti non sono chiaramente correlati con la dose assunta a causa della sensibilità interindividuale alle proprietà simpatico-mimetiche. Il sovradosaggio può causare nausea e vomito. Sintomi dovuti all'effetto simpatico-mimetico. Depressione dell'SNC. Esempio: sedazione, apnea, cianosi, coma. Stimolazione della SNC, più probabile nei bambini. Esempio: insonnia, allucinazioni, convulsioni, tremore, midriasi, ansia, agitazione. Oltre ai sintomi già menzionati come effetti indesiderati, possono verificarsi i seguenti sintomi: crisi ipertensiva, aritmie cardiache, debolezza e rigidità muscolare, euforia, eccitazione, sete, dolore toracico, capogiro, tinnito, atassia, visione offuscata, ipotensione, rabdomiolisi, ipocaliemia, palpitazioni, ipertensione e infarto intestinale ischemico. Sintomi correlati all'ibuprofene, in aggiunta ai sintomi gastrointestinali e neurologici già menzionati come effetti indesiderati: sonnolenza, nistagmo, tinnito, ipotensione, perdita di coscienza, dolore addominale, nausea, vomito, letargia, cefalea, insufficienza renale, insufficienza epatica fulminante, bradicardia, tachicardia, fibrillazione atriale. In casi di avvelenamento grave, è possibile che si verifichi acidosi metabolica. Misure terapeutiche: non è disponibile alcun antidoto specifico. Se il paziente si presenta entro un'ora dall'ingestione di una quantità potenzialmente tossica, si può prendere in considerazione la somministrazione di carbone attivo. Controllare gli elettroliti ed eseguire un ECG. In caso di instabilità cardiovascolare o squilibrio elettrolitico sintomatico, si deve avviare un trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento. Altri preparati per le malattie da raffreddamento. Codice ATC. R05X. La pseudoefedrina cloridrato ha un agente simpatico-mimetico che, quando, proprietà farmacocinetiche. Ibuprofene. A dosi terapeutiche, la farmacocinetica dell'ibuprofene è lineare. Assorbimento. I livelli serici di picco si raggiungono approssimativamente 90 minuti dopo la somministrazione orale. Con la somministrazione di una singola, dati preclinici di sicurezza, i valori della DL50 per la combinazione di ibuprofene più pseudoefedrina cloridrato negli studi di tossicità orale acuta erano 2,40 g/kg per i topi e 1,45 g/kg per i ratti. Elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, crosscarmellosa sodica, amido di mais, silice anidra colloidale, magnesio stearato, rivestimento della compressa, ipromellosa, macrogol 400, talco, titanio diossido. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.